Ciao a tutti, amici della bilancia, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, oggi andiamo a vedere le previsioni per quest'autunno. Come vi ricordo sempre, le letture sono generiche, facili che non risuoni tutto. Se per caso non risuonasse nulla o se volete completare il vostro messaggio, vi consiglio di ascoltare l'ascendente, segno lunare o Venere. Sotto poi nella descrizione del video trovate un link che vi spiega come unire il significato di questi tre oroscopi. Trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi, la vedete anche qui e la trovate anche nelle info del canale. Bene, mostrami bilancia le tendenze energetiche autunnali 2023. Allora, abbiamo l'eremita, un 4 di pentacoli, un 10 di bastoni, una regina di bastoni, quattro di bastoni, abbiamo una regina di spade, la temperanza, cavaliere di pentacoli e 8 di spade. Dunque ragazzi, devo dire che il lavoro principale che farete quest'autunno sarà di distacco. Con la carta dell'eremita si inizia a fare un certo tipo di lavoro di introspezione. È una carta che normalmente richiama la solitudine, probabilmente qualcuno ha bisogno di prendersi un tempo da solo per fare questa sorta di ricerca interna. Quando c'è l'eremita si tratta sempre di cercare la propria verità, quello che è valido per sé. Abbiamo anche questo 4 di pentacoli e un 10 di bastoni. Sono due carte che mi dicono che il prossimo periodo sarà, diciamo, focalizzato sul lasciarsi indietro determinate cose, sul elaborare pesi e responsabilità che probabilmente, diciamo, sentite sulle vostre spalle, però che in realtà è il caso e ora di lasciare indietro. Io credo che siano più attaccamenti mentali a quello che è una sicurezza materiale. Andiamo a vederlo direttamente con i mini tarocchi. Allora, andiamo a vedere l'eremita. Abbiamo l'otto di coppe, che è l'arcano minore dell'eremita, e un fante di pentacoli. Sì, avete bisogno di dedicarvi a voi stessi. Può anche essere che per qualcuno ci sia la necessità di iniziare certi studi o approfondire certi argomenti per riuscire, diciamo, a fare meglio questo lavoro su voi stessi. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Abbiamo un 2 di spade e un 3 di spade, wow. Ragazzi, il 3 di spade è una carta che mi parla di una ferita ancora aperta, quindi o avete bisogno di lasciare indietro una determinata situazione che vi ha causato dolore, perché qui c'è anche un 2 di spade al contrario. Può essere che dobbiate effettuare questa scelta se andare per conto vostro o no e questo possa provocare dolore. Vi dico, è una cosa passeggera, ok? Andiamo a vedere il 10 di bastoni. Asso di coppe, abbiamo un 9 di coppe e la luna. È come se per amore
scusate, per amore di qualcun altro vi foste presi delle responsabilità che appunto non sono vostre. Anzi, devo dire che pesano parecchio, devo dire che vi fanno sentire anche un po', ehm, direi statici, come se ci fosse qualche cosa che in un certo senso vi impedisce di andare avanti. Può essere che faccia riferimento alla luna, scusate, come si chiama? Alle proiezioni, al lato illusorio, a quello che voi pensate e gli altri pensino. La luna fa anche riferimento alle paure e a tutti quei sentimenti un po' cupi che ogni tanto ritornano a galla. Però il punto è che qui c'è un bellissimo asso di coppe, ragazzi. È come se qualcuno iniziasse in un modo nuovo, però avendo questo 9 di coppe e la luna è come se non fosse esattamente la via che vuole iniziare. Tenete presente che quando c'è l'asso di coppe si parla anche di un sentimento profondo, potrebbe anche essere un figlio per qualcuno. Però vi sento che nonostante questo 3 di spade c'è la voglia di andare avanti, c'è ancora questa voglia di fare il lavoro di introspezione, cercare di capire quali sono le vostre paure, insomma. Andiamo a vedere la regina di bastoni. Abbiamo un cavaliere di spade e la ruota della fortuna. Allora, vi invitano a, diciamo, prendere il toro per le corna. Con questo cavaliere di spade è un po' come se vi dicessero di diventare più determinati nel cambiare il tipo di vita che voi volete. Tenete presente che qui abbiamo l'eremita. L'eremita è una carta, come vi dicevo prima, di introspezione. È qualcuno che parte da solo e compie un viaggio di tipo spirituale, ma è una persona che ha tutte le caratteristiche, le conoscenze, le esperienze per affrontare questo viaggio da soli. Qui si tratta di imparare, ragazzi, a parlare, a stare nella società. Si tratta di imparare a, come vi posso dire, anche un po' a prendersi quello che si vuole, però con eleganza. Determinazione sì, però con l'eleganza della regina di bastoni, che è un'ottima interlocutrice, è una persona che sa come parlare agli altri per ottenere quello che vuole. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Abbiamo un 5 di coppe e la giustizia. Allora io credo che qui ci sia qualche tipo di contratto in essere. Potrebbe essere un contratto di matrimonio piuttosto che un contratto lavorativo. Diciamo che quello che vi frena un pochettino o vi frenerà in questo cambio, è la stabilità che già avete, come se adesso foste comunque in una situazione stabile, 4 di pentacoli, magari non è quello che volete voi, però vi dà un senso di sicurezza. E qui credo che molte persone, avventurandosi in questo viaggio, potrebbero perdere questa sorta di stabilità, di sicurezza. Andiamo a vedere la regina di spade. Allora abbiamo un 8 di pentacoli e un 8 di bastoni. Ragazzi, sapete che le carte qua vi dicono che il vostro vantaggio è di non aver ancora pianificato niente, di non aver collaborazioni. E con l'8 di bastoni vi dico che potrebbero arrivare delle comunicazioni che voi non vi aspettate. La regina di spade per qualcuno potrebbe rappresentare anche una persona, o addirittura il fatto che c'è bisogno di una certa flessibilità da parte vostra.
4 di Pentacoli è una carta di attaccamento ed è una carta che parla di rigidità, appunto. Nel senso che nei mazzi tradizionali è rappresentato come una persona seduta in modo statico che si tiene addosso tutti i pentacoli ed è lì ferma e non si muove e ha una sorta di sicurezza ma anche una sorta di rigidità. È come se ci fosse una sorta di fermo nel tempo con quella carta, no? Vi sento che avete bisogno di cambiare un certo tipo di situazione o di atteggiamento, o è come se avessi bisogno di lasciarvi indietro una sofferenza dei pesi e non sapete bene come fare, ma qui le carte vi dicono dovete solo trovare il modo di diventare determinati, di dire la vostra verità. Ehm, come vi posso dire? E bisogna farlo in modo, diciamo, elegante, no? La regina di bastoni è sempre quella carta che vi dice che bisogna imparare a parlare o comunque utilizzare le parole a vostro vantaggio. Ragazzi, potrebbe esserci un cambio karmico, vi dico con la ruota della fortuna in quest'autunno. Andiamo a vedere la temperanza. Regina di bastoni e re di bastoni. Allora, che sia una relazione di tipo romantico o che sia una relazione di tipo lavorativo, ragazzi, è chiaro che c'è da mettere in equilibrio, perché la temperanza è girata al contrario, ehm, l'equilibrio, diciamo, tra il divino maschile e il divino femminile. Ma infatti qui avete bisogno di rinforzare la regina di bastoni. Qua guardate, è venuta testa in giù, come se la regina di bastoni avesse meno potere personale rispetto al re. E qui infatti vi dicono andate avanti con determinazione, non guardatevi indietro, prendetevi quello che vi spetta, cambiate schema di comportamento. Andiamo a vedere il re di pentacoli. Papa, cavaliere di coppe, giudizio e fante di coppe. Dunque, allora ragazzi, qui il punto è che, come vi dicevo già prima, anche vedendo qua il 4 di Pentacoli, potrebbe esserci una sorta di stasi, di momento di riflessione, ma lo vediamo anche qui con l'eremita, no? Proprio per darvi la possibilità di capire cosa migliorare, cosa vedere da un punto di vista più ampio. Tenete presente che se state aspettando delle scuse da parte di qualcuno, non credo che arriveranno in quest'autunno. Abbiamo anche il Papa al contrario, quindi è come se ci fosse una sorta di rottura di certi equilibri. Guardate, l'energia del Cavaliere di Pentacoli normalmente è un'energia ferma quando è al contrario. E qui è proprio come se dicessero che avete bisogno di... Sì, di vedere le cose da un altro punto di vista prima di fare qualsiasi tipo di passo. Però se state aspettando un passo dall'esterno, direi che non arriva. Se siete voi a dover fare un passo, e le carte vi dicono di prendervela con calma, diciamo così, di aspettare. C'è il Papa al contrario, per qualcuno, visto che c'è sia la giustizia che il Papa, si può parlare di una separazione matrimoniale. Andiamo a vedere l'otto di spade. Forza! E imperatore al contrario. Ragazzi, quello che vi consigliano è di uscire da questa situazione di vittimismo, da questi pensieri negativi, da questa negatività, passività mi verrebbe da dire perché avete parecchie carte di fermo. Prendere il coraggio a quattro mani,
fare la scelta che dovete fare per costruire la vostra stabilità, il vostro impero. In questo caso l'imperatore era girato al contrario, è come se doveste avere la forza di fare una sorta di salto nel buio, proprio perché staccandovi può essere che non avrete tutta la stabilità che avevate prima, però andrete a ricostruire una stabilità che è valida per voi, come dice l'eremita. Andiamo a vedere un oracolo. Ok, ne sono usciti tantissimi. Allora, il primo dice di focalizzare la mente fondamentalmente, ok? Quindi è una carta che vi invita a cercare una quiete mentale e questa quiete mentale la potete trovare anche attraverso la meditazione. Poi abbiamo carta numero 17 e parla di guaritori, in questo caso sciamanici, non necessariamente devono essere sciamanici. Qui avevate il Papa è una guida spirituale, però fondamentalmente quello che vi dice è che c'è bisogno di fare una sorta di pulizia energetica. Poi abbiamo la carta numero 12, parla degli esseri elementali, quindi qui è come se fosse un invito per voi a stare in mezzo alla natura, a lavorare con questi esseri come le fate, gli gnomi, insomma, invocateli, anche se non li vedete ad occhio nudo, loro comunque ci sono. E poi abbiamo la carta numero 22. Questa carta parla di un cambio di locazione, quindi se fosse comunque una questione lavorativa o matrimoniale ci potrebbe essere questa chiusura di contratto come vedevamo prima per costruire una vostra realtà. C'è un cambio comunque, ok? Qui fa vedere il mondo, ragazzi, quindi è come se fosse un cambio, mi verrebbe da dire a 360 gradi. Bene, amici della bilancia, questo è quello che avevo per voi. Spero che comunque la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie nel prossimo futuro. Fatemelo sapere con un like, un commento, una condivisione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Se volete iniziare un percorso di crescita con me potete scrivermi un'email oppure abbonarvi al canale. Nella sezione degli abbonamenti tratto temi di metafisica, temi un po' più densi che vi insegnano come lavorare l'energia. Bene, io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi auguro il meglio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!